Salve, oggi vedremo l'ultimo uscito di casa Dream Machine, lo Switch Duo, che è un mouse simmetrico per destri col 3370 come sensori, con un bel rivestimento che sembra molto resistente. Come vedete abbiamo un bel logo con una sotto la superficie sembra quasi sotto ghiaccio, il logo di fronte per il CPI illuminato, software per la personalizzazione, mouse credo che vedendolo così, provandolo, ha una destinazione per claw grip, che finger magari con una mano come la mia 19 cm x 10 può risultare forse un po' troppo alto in questa posizione. Palm, sì, direi che con una mano medio piccola si possa impugnare tranquillamente palm. Oggi sarà una doppia review perché, ringraziando Dream Machine, è arrivato anche il Rough Surface Rough Control il nuovo pad sintetico di Dream Machine. Questo è un pad che garantisce controllo più che velocità. 4 mm di spessore, ben cucito, la superficie che ricorda alcuni pad famosi giapponesi, per cui è un'ottima scelta non andare sui soliti pad in tessuto classici ribrandizzati, ma dare un tocco personale alla propria linea, così come questo Switch Duo. Ho fatto sentire subito il test dei click perché scusatemi, ho battuto la camera, perché questo mouse ha una particolarità che lo rende abbastanza unico, ovvero sia, e qui l'aneddoto, perché appena mi è arrivato ho detto ma qui c'è qualcosa che non va su questo pad perché ha dei problemi sui tasti, e ovviamente perché ballavano un pochino, no? Ovviamente non avevo aperto nemmeno il libretto di istruzioni dove dicono chiaramente che switch vuol dire che si può cambiare i tasti, che sono acquistabili separatamente al momento dell'acquisto per poter provare le varie soluzioni disponibili. Quindi, dove una volta si avevano il cambio di CPI e adesso sono qua sotto, qui abbiamo la gestione on-off e LED off, quindi dove abbiamo prima c'erano i CPI, adesso possiamo intervenire per cambiare lo switch con quelli messi a disposizione. Omron da 20 milioni e Quano. Questi sono i tasti di switch che sono disponibili dal sito, quindi è una feature molto particolare, molto semplice cambiare i tasti. Ecco che subito siamo rientrati sia a destra che a sinistra, e questo però ho fatto troppo veloce io, ecco, chiaramente però questo fa sì che non si abbia una perfettissima stabilità sul tasto, cosa che succede anche in altri mouse dove non hanno questa feature, per cui insomma qui è giustificato, direi alla stragrande è giustificato. Per quanto mi riguarda mi piace molto, io questa è una forma che amo particolarmente perché mi permette con la mia claw finger ibrida di impugnare perfettamente il mouse con le sue piccole scanalature qui, con la piccola sede diciamo per le dita. Come altezza ci siamo, perché dove appoggio la base qui sulla gobbatura del mouse, che è abbastanza altino forse per un finger, comunque mi permette di impugnarlo perfettamente senza andare a intaccare niente. E stavolta fortunatamente
Siamo sempre sul Teflon nero e con i piedini di scorta in confezione, eccoli qua, però fortunatamente non abbiamo i bordi arrotondati e questo permette di non avere intoppi nei movimenti. Non ho trovato, forse un pochino meno scivoloso, diciamo, della superficie bianca, però ecco, qui le differenze, avendo i bordi arrotondati, le differenze si assottigliano dal classico bianco PTF Virgin, che comunque preferisco. Comunque devo dire che il mouse scorre bene. Software fortunatamente hanno personalizzato meglio in confronto a prima il software, che vediamo, che abbiamo visto nelle immagini o che vedremo nelle immagini. Per il resto mi sembra un mouse molto valido per 80 euro al giorno d'oggi, 33,70, possibilità di cambiare gli switch, costruzione solidissima, come detto, però chiaramente dove si va a modificare lo switch un pochino si sente, perché effettivamente non sono fissi, sono mobili i tasti, per cui ci sta che un minimo di gioco ci sia, però ecco, insomma, a livello di gioco non abbiamo nessun problema. Lo ho io perché sono un perfezionista e visto così mi sembrava strano, però poi si comprende il perché. E per ora ho solo gli switch che hanno montato loro, che sono di default, quindi Cahill, e nel video seguente, insieme al test in game, dove effettivamente ci dirà la bontà, ci sarà anche il feedback sia uditivo, visivo che tattile degli switch di ricambio. Per cui vado a giocare, lo uso un'altra quindicina di giorni, un paio di settimane, perché voglio vedere a livello di qualità costruttiva, e non mi sembra assolutamente male, anzi ho utilizzato una texture diversa dalle solite, le macchie che si vedono sono la crema che uso, le mani che ho sempre secche, e per cui non si macchia, ha un buon grip, solido, non mi dispiace per niente. Carina questa cosa, questo effetto tipo se fosse dentro il ghiaccio, anche se io dei LED non mi interessa nulla. Rotellina, tasti mi sembrano tutto nella norma. 80 euro si presenta come un bel mouse. Allora passiamo a vedere forse l'unica, insieme al peso, l'unica pecca reale, però va considerato anche che con le batterie, quanto durano le batterie di adesso, arrivare a fine batteria per dover utilizzare il cavo è un pochino da stolti, quantomeno stolti. Carino il logo RGB per gli amanti sul dongle, chiaramente non si parla più di, scusate, non si parla più di lag, perché ormai siamo su dei livelli che non serve più nemmeno menzionare il discorso di lag cablato, no. Ecco, l'unica cosa è che il cavo non è dei più morbidissimi, non disturba perché non si sente, però non è dei più morbidissimi. Non è che sia un grandissimo problema, però ecco, come vedete un pochino potrebbe dare fastidio, una cosina da migliorare. Per il resto non rimane altro che fiondarsi in game e testarlo a fondo. Vediamo finalmente al test dei tasti. Magari il suono del microfono non sarà perfetto, però così perlomeno lo sposto via via che cambia il tasto. Allora, come abbiamo visto è molto semplice la pressione qui, e poi ci sono le due levettine da premere e viene via lo switch. Questo con il quale mi è arrivato è Cahill, con lo switch nero, e lo sentiamo nel tasto destro. Abbastanza leggero, click uditivo si sente, feedback tattile buono, corsa non leggermente lunga. Allora, passiamo a provare
Di Huano, dicono da 20 milioni di click. Sentiamo col switch bianco, quindi lo confrontiamo col tasto destro dove ci sono montati i Cahill. Chiaramente varia anche il tipo di pressione da fare. Io non sono un grandissimo purista e sui tasti sono più per l'eventuale lag. La mano è più abituata a un eventuale lag del mouse. Ok, montato il Cahill. Sentiamo come sia molto minore il feedback uditivo, anche tattile, molto meno secco, meno definito il click, come dire passare da un tasto blu tastiera a un marrone con come se ci fosse una leggera un ring che attutisce, a meno corsa e un pochino più duro la pressione. Ora torniamo a cambiare il tastino e passo davanti alla camera, chiaramente rimaniamo su 20 milioni e andiamo su gli Omron. Stanno andando di moda tantissimo gli Huano, che non sono questi, gli 8.0. Io devo dire però che a me gli Omron mi hanno sempre appassionato maggiormente. Vediamo come questo da 20 milioni come si comporta. Cahill Omron. Questa è una corsa molto più lunga, il feedback c'è, non abbastanza clicky e poi uno più durino del Cahill. A me non dispiace, diverso il suono, a me non dispiacciono gli Omron, però non è quello che intendevo io per Omron. Proviamo l'altro da 50 milioni di click, che questo da 20 era il bianco. Questi sono quelli ordinabili sul sito. Costo con tutto il set completo si va sui oltre 100 euro, con 80 di costo del mouse normale con un tasto solo. Ora proviamo gli Omron blu con il tastino blu da 50 milioni. Tutte le specifiche, ripeto, le indico dopo. E ecco, questo è quello che intendo sugli Omron. Breve corsa, click bello limpido e ben definito, leggerissimo. Questo è quello che intendo quando parlo di Omron, che mi piacciono. Questo qui è quello che preferisco. Bene, comunque siamo arrivati alla conclusione di questa parte, così vi ho fatto vedere quali sono e come sono i tastini da poter montare. Vanno bene tutti, li potete comprare anche a parte, non ci sono problemi, se no potete scegliere di divertirvi a testarli come volete. Questa è la parte, concludiamo questa parte dedicata ai tasti e non mi rimane altro che
che provarlo in game. E mi sa che monto gli home run perché sono quelli che mi piacciono di più. Grazie, ciao. Eccoci alla parte finale in game e devo dire innanzitutto che non sono assolutamente un pro e che il video è stato tagliato, quindi magari ho cercato di mantenere anche le morti. Però, giunti alla conclusione del mouse, il mouse a me è piaciuto tanto, il coso permette di avere delle feature che sono abbastanza particolari, il cambio degli switch, il mouse è ben costruito, a parte il discorso che ballano un po' i switch principali, chiaramente dovuto al fatto che siano intercambiabili proprio lo switch interno. Per il resto è costruito molto bene, 3370 sensore, si adatta bene sia alla presa finger che alla presa claw e se si ha una mano piccola anche alla presa palm, diciamo multipresa. Peccato solo per i piedini, potevano essere in PTF bianco, anche se neri arrotondati così non sono poi malvagissimi. E quello che invece mi è piaciuto tanto è stato proprio il pad, perché il Surface Rough Control davvero dà un gran bel controllo e permette di giocare molto bene, soprattutto magari se siamo dei giocatori con una sense in game abbastanza alta, ti permette di avere un ottimo controllo, così come su mouse molto leggeri che a volte magari su superfici veloci tendono un pochino a perdere il controllo, per cui lo consiglio. Peccato che abbia per ora solo una dimensione che è il 450x400, ormai classico, vabbè, offre uno spazio di gioco abbastanza ampio, però ecco, magari per gli amanti potrebbe esserci anche il classico 900x400 per coprire più superficie sulla scrivania, visto che tanti lo cercano. Per cui, se volete un mouse col quale poter giocare, poterlo usare e poter avere la possibilità di cambiare switch in modo da provare, magari approfondire anche l'argomento, per 80 euro questa è una grandissima soluzione. Per il pad lo consiglio alla grande, soprattutto perché, e lo sottolineo 3-4 volte, costa meno di 10 euro e offre veramente un grandissimo controllo in game, soprattutto per gli FPS e soprattutto per chi ama queste soluzioni. Concludendo, posso consigliare tutte e due e ringrazio Dream Machine per avermi fornito i samples. Come vedete, insomma, sono riuscito a chiudere a +1 Kill Dead, per cui per me non è male. Grazie ancora e grazie ancora a Dream Machine che mi ha permesso di fare questa recensione doppia. Ciao, alla prossima!